E ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale del vostro amichevole tonsore di quartiere. Allora, come potrete notare siamo nuovamente nella mia cameretta perché nel video di oggi voglio parlarvi di un nuovo rasoio. Un rasoio che ho avuto modo di provare negli ultimi mesi grazie al prestito di un amico. Un rasoio che forse non fa particolarmente al caso mio, ma anche di questo ne parleremo più avanti durante il video quando lo porteremo effettivamente in rasatura. Non perdiamoci in altre chiacchiere, sto parlando di lui, Fatip Storto Gentile. Fatip è una casa italiana che produce i suoi rasoi a Premana, che fa parte ormai della storia della rasatura tradizionale italiana, appunto, da metà secolo scorso. Questo rasoio è uno degli ultimi modelli di Fatip che da qualche anno a questa parte ha introdotto la testina storta, quindi slant, con il taglio a ghigliottina e che viene venduta in due configurazioni, open comb e close comb, rispettivamente originale e gentile. In questo caso parliamo di un rasoio prodotto interamente in ottone e poi placcato con questa finitura color oro. Devo dire che esteticamente mi piace veramente molto, anche questo colore gold gli dà quel tocco di eleganza in più. Mi piace molto anche il motivo a corde oblique sul manico del rasoio che va un pochettino a riprendere tutto il concept del suo essere storto. Interessante anche la zigrinatura sul fondo del manico, abbastanza importante, che rende effettivamente molto facile lo svitaggio del manico per poter poi inserire o levare la lama dalla testina. Parliamo della testina che effettivamente è quella che secondo me ha qualche criticità in più. Le tolleranze sono discrete ma neanche eccezionali come magari quelle di un rasoio prodotto a CNC. Il mio esemplare in particolare ha qualche sbavatura sul cap, però per il resto devo dire che la placcatura fa un buon lavoro per quanto riguarda il mascherare eventuali ulteriori difetti. Sicuramente buona la presenza di pin molto lunghi per quanto riguarda l'allineamento della lama che forse, ecco, non è eccezionale. Questo è il difetto che ho trovato in questo rasoio. Diciamo che su molti Fatip succede di avere la lama messa proprio storta una volta serrato il manico. Nel mio caso non evidenzio storture della lama, però sicuramente c'è un lieve disallineamento, quindi la lama sporge più da una parte e meno dall'altra. Per quanto riguarda il resto delle caratteristiche della testina, purtroppo i dati di gap e di esposizione non sono dichiarati, ma così ad occhio vi direi che abbiamo un gap di circa mezzo millimetro e un'esposizione che rasenta il positivo, a riprova del fatto che questo dovrebbe essere un rasoio molto delicato. Fatip infatti ha creato la testina gentile proprio per addolcire quello che era il notoriamente aggressivo taglio della testina originale, che comunque io apprezzo tantissimo. In più la versione storta dovrebbe aumentare l'efficacia del taglio mantenendo però la dolcezza originale della testina gentile. Il rasoio pesa 67 grammi ed è lungo in totale 85 mm, quindi sicuramente potrebbe piacere a chi apprezza rasoi compatti che non sono né troppo pesanti né troppo leggeri. Bene ragazzi, direi che una carrellata di caratteristiche di questo rasoio l'abbiamo fatta, non ci resta che provarlo, quindi ci vediamo tra pochissimo in bagno e poi qui di nuovo per le conclusioni finali. Bene ragazzi, siamo già in bagno, come potete notare ho già il sapone montato in faccia perché tanto non ci interessa che cosa andremo ad utilizzare se non appunto il nostro piccolo rasoio. Ho lasciato il baffo scoperto perché per novembre, per il No Shave November lo sto lasciando crescere, vi lascio qualche informazione nella descrizione del video perché come vi ripeto ogni novembre appunto è il Movember o No Shave November, insomma come volete chiamarlo, comunque è un mese dedicato alla cura delle malattie maschili, cura e prevenzione, quindi mi raccomando è per una buona causa, quindi fate quello che potete. Ho una barba di 3-4 giorni, vediamo se va a mettere in difficoltà il rasoio. Spoiler, un pochettino sì perché comunque il gap è molto poco pronunciato, così come l'esposizione, quindi farà sicuramente un pochettino fatica, però lo vogliamo comunque mettere alla prova, quindi proviamolo sia pelo che contropelo. Come previsto il rasoio è leggermente in difficoltà a tagliare barbe più lunghe di 1 o 2 giorni, però comunque sta facendo il suo lavoro, l'importante è sciacquarlo un pochettino più frequentemente.
consiglio di dare al rasoio un'angolazione di circa 30 gradi in modo da farlo funzionare adeguatamente. La prima passata è andata, devo dire, molto bene. Non ho avvertito praticamente per nulla la lama in viso, che però è rimasta bella efficace, ha levato tutto quello che doveva levare, mi sono semplicemente fatto un puntino di sangue qui perché avevo già una bollicina e ho dato una botta con il rasoio, l'ho angolato male, quindi ragazzi mi raccomando, attenzione all'angolo che date al rasoio, specialmente coi fati perché con l'angolo sbagliato diventano particolarmente infami. Vediamo adesso come se la andrà a cavare con la prova del 9, ossia il contropelo. Eccoci qua, seconda insaponata fatta, andiamo quindi di contropelo. Facciamo un gioco e provate a indovinare che sapone sto utilizzando in questo video, visto che non ve l'ho detto. Prima di farmi l'ultima passata di ritocchi e dirvi la mia, voglio fare un'ultima postilla sulla testina di questo rasoio che vi faccio vedere direttamente qui. Come potete notare, i 9 dentini della piastra sono leggermente rialzati rispetto alla piastra stessa che è appunto chiusa. Questo, secondo me, dovrebbe aiutare un pochettino di più il rasoio anzi la lama, a farla arrivare un pochettino più vicina alla pelle e quindi a tagliare il pelo più in profondità. Ecco perché molti percepiscono la testina gentile comunque aggressiva anche rispetto alla piastra originale. Ma queste sono solo mie ipotesi. Procediamo con i ritocchi. Molto bene ragazzi, la rasatura è terminata, devo dire che è andata anche bene, quindi mi metto un pochettino di after e ci vediamo di là per le conclusioni. Rieccoci qui per le ultime considerazioni. Allora ragazzi, come è andata la rasatura? Innegabilmente bene, non si può assolutamente dire il contrario. L'unica cosa che mi sento di dire è che per arrivare a questo grado di profondità, che comunque non è assoluta perché mi sono rimasti dei peletti da qualche parte, bisogna fare veramente tante passate, quindi sicuramente se volete un BBS estremo vi raccomando un rasoio più efficace, sicuramente. Fatip storto gentile è un rasoio che raccomanderei sicuramente a chi preferisce farsi delle rasature o quotidiane o a giorni alterni, non di più, nonostante abbiamo visto che in passata di pelo è riuscito a tirare giù una barba di 4 giorni senza grosse difficoltà. Se posso però permettermi un piccolo ragionamento personale che probabilmente non corrisponde neanche alla realtà ed è soltanto una mia idea, io continuo a preferire il Fatip originale, per il semplice fatto che con lui non sento veramente niente. È come se l'anima dell'originale rasoio Fatip con testina open comb si andasse un pochettino a perdere, quindi questo sì, magari si chiama Fatip, ma non è veramente un Fatip. Ovviamente tanto di cappello alla casa di Premana, ci mancherebbe altro perché è riuscita comunque a creare un rasoio che è sicuramente più adatto a chi non ama il taglio molto efficace dell'originale. Però ecco, a mio gusto personale, se mi chiedessero quale scegliere tra i due rasoi, io direi tutta la vita l'open comb.
Bene ragazzi, anche questo video è finito, io spero che vi sia piaciuto questo ulteriore esperimento, recensione se così vogliamo chiamarla. Se veramente vi è piaciuto fatemelo sapere con un commento sicuramente, con un mi piace, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e noi ci vediamo la prossima settimana. Ciao!